Domani all'alba, allora che la campagna si fa bianca, io partirò. Vedi, so che mi stai aspettando. Andrò per la foresta, andrò per la montagna. Non riesco a rimanere un minuto di più lontano da te. Camminerò con gli occhi fissi sul mio pensiero, senza vedere nulla del mondo, senza sentire alcun rumore. Solo, sconosciuto, il dorso incurvato, le mani in croce. Triste. E per me il giorno sarà uguale alla notte. Non guarderò l'oro della sera che muore, e neppure le vele che discendono verso Orfleur lontane. E quando arriverò, poserò sulla tua tomba un mazzo di agrifoglio verde ed erica in fiore. Benvenuti o bentornati su Psicologia nell'angolo. Queste ultime 2 settimane sono state un po' complicate dal punto di vista delle scelte, nel senso che sapevo di avere tanti argomenti da portare sul canale, però non sapevo decidere quale. Ciò che ho deciso di fare in termini un po' più pratici è aprire una nuova rubrica che spero ci accompagnerà per tanto tempo, perché si tratta di una rubrica di psicologia clinica, in un senso forse che vi stupirà quando sarete arrivati, se arriverete alla fine di questo video, però che io ritengo di grande potere tanto simbolico quanto potenzialmente anche curativo. Come avete letto dal titolo, parliamo di archetipi, in una forma un po' diversa da quella tradizionale. Chiaramente se parliamo di archetipi, e non è mia intenzione negarlo, anzi è mia intenzione affermarlo con il massimo dell'onestà intellettuale e anche del rispetto verso chi ci ha preceduti, ci dobbiamo necessariamente riferire a Jung. E in effetti quello che io intendo è una variazione sul tema dell'archetipo, che però mantiene le caratteristiche fondanti di questo. Quindi parliamo di una forza inconscia, di una pulsione, che come sapete per Jung, differentemente da Freud, è in generale una spinta vitalistica verso l'azione, che però mantiene le caratteristiche di una spinta inconscia, quindi non è esattamente immediatamente comprensibile all'individuo. In particolare ci concentriamo, vista la natura del canale e anche il contesto in cui ci muoviamo, di archetipi che animano prioritariamente gli uomini, archetipi maschili, in quanto archetipi animano uomini di tutti i tipi e non sono vincolati alla cultura di appartenenza, perciò sono delle forze in comune tra tanti che agitano tanti e che a mio giudizio vivono nella coscienza a cui non si dà un nome, però poi quando qualcuno il nome glielo dà e le definisce, la reazione è una sorpresa positiva. Nessuno sa quanti di questi archetipi possano esistere, parliamo di un numero infinito, e non è nemmeno necessario, come dicevo, dargli un nome, perché sono pulsioni, quindi sono delle cose che si agitano sotto la superficie, sono più antichi dei nomi stessi. Per ragioni di chiarezza però, e soprattutto per poterli sfruttare dal punto di vista della comunicazione ed eventualmente anche della clinica, si può tentare prima di tutto di vincolarli a un nome e poi vincolarli a una struttura, quello che noi esseri umani siamo abituati a fare. Poco importa il nome che noi diamo all'archetipo, quello che importa sono le sue caratteristiche fondamentali. Perciò pensavo, in accordo sempre con la lezione junghiana, di definire questo primo archetipo di cui voglio parlare, perché mi sembra il più forte, mi sembra anche il più decisivo probabilmente per la salute psichica degli uomini, come l'archetipo della quest. Quelli tra di voi che sono appassionati di videogiochi, soprattutto di videogiochi diciamo, di una certa portata, comunque di una certa profondità, sicuramente sapranno che cos'è una quest. Per quelli che non lo sanno, lo definiamo, generalmente nel videogioco per quest si intende una missione che ha un obiettivo specifico. Generalmente i videogiochi distinguono fra quest principale, cioè la trama del gioco per come si dipana, per come è stata scritta, e quest secondarie, che possono essere di varia natura. Non vorrei però che pensaste che questa è una parola che è nata nell'ambito videoludico, perché sarebbe una cosa assolutamente scorretta. Questa è una parola che è inglese, ma che deriva dal francese antico, una leggera variazione di pronuncia, che a sua volta deriva da questio, che è latino, che indica esattamente questo, una ricerca. L'idea della quest, cioè della missione di ricerca o della missione di un'altra natura, comunque di qualcosa che ha una partenza e un obiettivo ben delineato, travalica di molto e incredibilmente antecedente all'idea stessa di videogioco. La quest probabilmente più famosa almeno nella cultura occidentale è la quest dei cavalieri che erano impegnati a cercare il Santo Graal. Come vedete c'è uno stato di partenza, che è il non avere il Santo Graal, quindi non essere in vera comunione con Gesù Cristo. C'è un percorso da compiere, e questo sarà importante, è un percorso
fisico, ma soprattutto spirituale. E poi finalmente si arriva all'obiettivo che è sempre stato chiaro. L'obiettivo della quest è sempre lì, davanti agli occhi. Non ce l'abbiamo naturalmente, ma sappiamo dove stiamo andando. O almeno sappiamo che cosa ci guida. Dal punto di vista psicologico, passando dalla metafora al concreto, si fa per dire concreto, ma comunque a qualcosa di più tangibile, la quest ha tutte queste caratteristiche. Cioè è una spinta pulsionale, inconscia, che però anima l'individuo e lo motiva a fare qualche cosa, e questa motivazione ha sempre un oggetto ben delineato, ben specifico, e soprattutto ha una forte natura migliorativa. Cioè si è convinti che una volta raggiunto l'oggetto del proprio desiderio, e per desiderio è importantissimo, non intendiamo un desiderio di accrescimento materiale, e questo verrà ampiamente discusso nel resto del video, ma invece di natura spirituale o morale o semplicemente qualche cosa che è importante non perché è importante in sé, ma perché è importante per l'individuo, perché l'individuo, una volta che sente questa pulsione forte risalire dai meandri del suo inconscio, sa che arrivare a quel determinato obiettivo lo cambierà, lo farà tornare cambiato. Poco importa poi che l'impresa, e anche questo lo vedremo, poco importa che l'impresa sia colossale, minuscola, l'importante è che la pulsione si attiva verso un obiettivo. Se ci pensate, molto probabilmente tutti voi avrete, almeno una volta nella vita, ma è probabile che sia capitato più spesso, sentito questa attivazione pulsionale, in un momento in cui non eravate tenuti a fare qualcosa che vi veniva chiesto o che spontaneamente trovavate nel mondo. Non vi veniva chiesto nel senso che non era il vostro lavoro, che non era una vostra responsabilità diretta, che non sapevate che non vi avrebbe garantito dal punto di vista economico oppure dal punto di vista dello status assolutamente niente. Eppure la mente si accende, il corpo si attiva e si prova una spinta molto forte verso l'uscita nel mondo per andare a cercare quello che si desidera. Questa è l'attivazione pulsionale di quello che io chiamo archetipo della quest. Come dicevo, non è esclusivamente maschile, ma è prevalentemente maschile. Per provare a definire in modo quanto più possibile logico, per non dire scientifico, quello di cui sto parlando, ho deciso di dividere questo video in 3 sezioni, che sono le 3 componenti fondamentali senza le quali una quest non è una quest. Sono tutte e 3 importanti, ma la terza è quella che definisce precisamente che cos'è questo archetipo e soprattutto perché è importante e soprattutto perché la negazione di questo archetipo, o meglio, gli impulsi non si possono negare, gli impulsi si possono sopprimere, quindi la soppressione di questa spinta pulsionale può avere delle conseguenze e le ha assolutamente. La ragione chiara però che io voglio esprimere anche per le persone che magari non avranno voglia di guardare tutto il video, per cui ho deciso di cominciare questa rubrica sugli archetipi dalla quest, è che la quest è uno strumento, se usato correttamente, se interpretato correttamente, straordinario per opporsi ad alcuni dei veleni che intossicano la mente degli uomini nel mondo contemporaneo. E ognuna di queste 3 componenti è una parte di questo antidoto che si oppone a una specifica deriva che causa, dal punto di vista psicosociale e poi individuale, per precipitazione, moltissime sofferenze negli uomini, al punto che arriva a causare forse la sofferenza suprema, almeno dal mio punto di vista, poi qualcuno non sarà d'accordo, che è la sensazione di vivere senza un obiettivo, senza un proposito e vivere solo perché si è delle creature biologicamente ancora in grado di respirare. Come sempre io vi invito a iscrivervi al canale, a supportarmi anche in questa fase in cui sto cercando di ampliare quanto più possibile i miei orizzonti e il vostro supporto significa moltissimo per me, mi fa capire che sto andando nella direzione giusta e che quindi devo perseverare, che non è una cosa facilissima per me, ma che faccio volentieri in vostra compagnia. Quindi senza dilungarci, adesso guardiamo insieme il primo dei 3 elementi fondanti dell'archetipo della quest, vale a dire il viaggio.
prevede un viaggio. Bisogna subito chiarire due principi. Il primo è che non è la lunghezza e la complessità del viaggio che fa grande la quest. La seconda è che il viaggio ha una componente fisica, nel senso si va da un punto a un altro. Però quello che è più importante, e lo vedremo in questa sottosezione, è la componente psichica e filosofica e esistenziale, direi, del viaggio in questione. Viaggiare significa, prima di tutto, abbandonare, come Sam nella clip che avete visto prima, la propria casa, le proprie certezze. È vero che si è spinti da una pulsione, quindi l'attivazione è molto forte, però esiste sempre la paura dell'ignoto, la paura di trovarsi sradicati, cambiati, forse di non riuscire a tornare, o comunque di tornare e trovare le cose diverse. E questo, che è il più semplice degli elementi della quest, già ci fa vedere quanto è potente questo archetipo. Perché uscire da quella che oggi va di moda a chiamare comfort zone e esplorare, poco importa se l'esplorazione è lunga o breve, e guardare dentro se stessi mentre si va verso un obiettivo è già di per sé, come dicevo, un antidoto a forse uno dei veleni peggiori, a uno dei mali peggiori che attanaglia la società occidentale, che è l'immobilismo, che poi facilmente sfocia in apatia, con tutte le conseguenze che noi conosciamo. Sia chiaro però anche un altro principio. Per fare un'altra citazione, non tutte le strade sono un percorso, e infatti non tutti i viaggi sono viaggi quest. Non c'è niente di meno archetipico da questo punto di vista di mettersi su un aereo e partire per una destinazione scelta per motivi che hanno a che fare con il piacere, con il divertimento, quello che gli inglesi chiamano in generale leisure, con il turismo. Poi meno che mai il turismo è una forma di consumismo, come tutte le altre. Questo tipo di viaggi, o come piace a qualcuno definirli viaggetti, non hanno niente a che vedere con la quest. Questo è un tipo di viaggio, il viaggio commerciale, in cui quello che conta è arrivare a destinazione, fare delle esperienze di accrescimento. Qualcuno arriva a dire aprire la mente, come se la mente fosse un contenitore, un cestino che si può aprire, riempire di cose e richiudere, che poi è d'altronde quello che fa per esempio la scuola. Oppure ancora scoprire se stessi, o qualunque cosa questo significhi. Questo tipo di viaggi, di cui le statistiche ce lo confermano ampiamente, ce lo confermano da tutti i punti di vista, ma soprattutto da quello economico, che è il più difficile da contestare, sono i più amati dalle donne, non hanno niente a che vedere con il viaggio di cui sto parlando. Perciò attenzione a confondere questi due aspetti. Da questo punto di vista, se deriva da un'attivazione pulsionale interna forte, guidare per 20 minuti di notte per andare a prendere qualcuno che altrimenti dovrebbe aspettare o correre dei rischi, ha un significato enormemente maggiore di qualunque viaggetto per apertura mentale e per ragioni di piacere edonistico. Questo dipende anche dal fatto che nel viaggio quest la meta e il viaggio sono in realtà due elementi completamente speculari. Cioè la meta dà significato al viaggio e il viaggio dà significato alla meta. Non esiste nel viaggio quest una zona neutra di passaggio, il viaggio rapido, infatti la rovina per esempio di molti videogiochi, per tornare agli esempi di prima, è il viaggio rapido. Invece no, talvolta, e questo è un tema molto ricorrente in certa letteratura, ma anche nella vita reale, il viaggio quest si fa con mezzi che sono molto lenti, obsoleti, apparentemente insensati rispetto alle alternative. E lo si fa proprio perché questo viaggio, lo spostamento, non è semplicemente uno spostamento fisico, è esso stesso dal punto di vista psicologico una parte del processo, una parte indiscutibile del processo, senza la quale il processo non potrebbe esserci. E non c'è nessuna fretta di arrivare, perché non c'è, come dicevo, non c'è nessuna mente da aprire. La mente è già aperta nel momento stesso in cui gli occhi della mente sono fissi sull'obiettivo che si vuole raggiungere. E non c'è nessuna fretta di raggiungerlo. Si arriverà quando sarà il momento, non prima e non dopo. E poi una volta arrivati, questo è un altro tema cruciale del viaggio quest, si dovrà tornare. Tornare non significa ancora una volta, non significa semplicemente arrivare di nuovo a casa, sani e salvi. Significa prepararsi al fatto che, come dicevo, si sarà cambiati. Perché il senso di soddisfazione che si prova quando si arriva al termine di una quest, e lo ripeto per l'ennesima volta perché magari qualcuno potrebbe
venire in mente che la quest deve essere per forza qualcosa di enorme, qualcosa di gigantesco. Invece no, semplicemente però quando si arriva all'obiettivo che ci si era prefissati, si prova da un lato una grande sensazione di soddisfazione. Soddisfazione non materiale, ma una sorta di riposo dell'anima, che però si accompagna necessariamente a un forte senso di disorientamento, perché una volta finito, una volta raggiunto il proprio obiettivo, si torna nello stato di base che per molte persone, soprattutto per molti uomini, è uno stato in cui non ci sono più veri obiettivi. Quindi si prova un senso di lutto o addirittura come di essere stati abbandonati da qualcosa. E qui entra in gioco il ritorno. Ritornare fisicamente, rifare la stessa strada al contrario, è importante quasi quanto l'andata, perché riuscire a tornare cambiati conferma quello che abbiamo fatto e gli dà valore ulteriore. E poi soprattutto ci permette eventualmente di condividerlo con gli altri, perché questa non è una cosa che si debba tenere necessariamente per sé, assolutamente. Il raggiungimento dei propri obiettivi è una cosa che si dovrebbe condividere anche eventualmente per ispirare gli altri, come succedeva nel mondo antico, per la verità, come succedeva nel mondo fino a un paio di secoli fa. Come ho già detto, ma lo ripeto per chiarezza, questo viaggio quest, una volta completato, è un perfetto antidoto all'immobilismo, perché riuscire a toccare anche solo una volta i propri limiti e vedere quanto si è riusciti ad andare avanti, quanto si è riusciti ad arrivare in alto o in basso, dipende da quello che si vuole fare, dà una forte motivazione e dà una forte anche autostima. Si dimostra a se stessi e agli altri che non si è inerti, non si è apatici, ma si è delle cose vive, delle cose che ancora si battono. E questo, tra l'altro, ci porta alla seconda componente del nostro archetipo quest, che è quello che riguarda con chi si fa questo percorso, ovvero quella che io chiamo fratellanza. Fratelli, Mariano, il 15 luglio 1916. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli. Non tutti i viaggi si affrontano da soli e non tutte le quest hanno un solo obiettivo condiviso. Capita non di frequente, ma capita, di dividere questo percorso o una parte di esso con qualcun altro e che quindi un gruppo di uomini condivida o un obiettivo o almeno una parte dell'obiettivo. Ma se anche non lo condivide del tutto, se anche alla fine del viaggio di ognuno c'è uno scopo differente, condivide però la sensazione di stare andando verso uno scopo, di avere una spinta, come dicevo, insopprimibile quasi verso quello scopo. Questo tipo di legame che si può formare io lo definisco fratellanza. Si tratta di un tipo di legame molto raro che nella vita succede davvero poche volte. Un tempo era più semplice, non era scontato, ma nella modernità sta diventando sempre più difficile, perché si tratta di un legame fondamentalmente spirituale, cioè delle persone condividono davvero una parte della loro mente per un periodo della propria vita delimitato, spesso breve, ma molto significativo, praticamente tutto. Ora, io dicevo, nella contemporaneità è difficile trovare questo tipo di fratellanza, ma se dobbiamo essere sinceri, e ancora una volta, torniamo un attimo alle fondamenta statistiche della mia disciplina, noi vediamo sempre più spesso quanto soprattutto i giovani uomini facciano fatica a trovare anche solo uno o due amici normali, non amici fraterni, non amici uniti da una quest. E questo enorme senso di solitudine è un altro di quei tarli, un altro di quei gravi problemi di cui parlavo in apertura e anche dopo. Perché non è una solitudine normale, non è la sensazione semplicemente di essere soli, è la sensazione di essere soli dentro un contesto che A non permetterà mai di non essere più soli e B non vuole che uno non sia solo. E quindi molte persone, soprattutto molte persone giovani e sospetto quelli che tra un po' arriveranno all'età di avere degli amici, in realtà non li hanno. Vivono un mondo di conoscenti, vivono un mondo
in cui le persone che stanno attorno a loro, che magari non sono neanche poche, sono però, se vogliamo usare un altro termine videoludico, NPC, cioè svolgono una funzione, dicono delle cose, spesso molto ripetitive, come la loro funzione, e poi spariscono nell'anonimato. Cioè sono strumentali a qualcosa, non sono percepite come vere persone. E non è sorprendente. Nello scorso video che è piaciuto a qualcuno, io ho fatto riferimento al concetto marxista di alienazione, ma perlomeno, almeno fino a un secolo fa, ma forse anche un po' di meno, anche se gli operai erano alienati, nel senso che non comprendevano perché era diventato incomprensibile che cosa stavano facendo e quindi tutto il loro lavoro si riduceva a dei gesti apparentemente insensati, molto ripetitivi, e questo causava del disagio psicologico, però almeno permaneva una sensazione di cameratismo, se non proprio di amicizia tra i lavoratori, e anche una certa coscienza di classe. Questo a tutti i livelli della società, sia da quello che Marx avrebbe definito proletariato in su, si sta perdendo sempre di più. Non è rimasta sul lavoro, a scuola, che poca possibilità di avere degli amici veri. E quindi l'archetipo della quest, che a questo punto diventa una quest di gruppo, e che a questo punto prevede un party, per tornare ancora una volta nel lessico videoludico, un party che affronta magari qualche cosa, che affronta qualche cosa di difficile, che però, affrontato il quale, ottenuto il quale, si avranno dei benefici evidenti, si cambierà davvero vita. E se la quest di un singolo individuo che la fa in solitario, può cambiare lui, la quest di un gruppo di persone unite fra di loro in uno stato di fratellanza può cambiare un quartiere, può cambiare una città, può anche cambiare un paese, per esempio. Può portare il mondo nella condizione in cui uno lo vuole, se il suo obiettivo, se il finale della quest è cambiare il mondo, se uno vuole avere un obiettivo gigantesco, ma se anche non è cambiare il mondo, che è una cosa di una complessità estrema, ma magari è cambiare un aspetto, una cosa che non piace, qualche cosa che è vissuta male, oppure è aggiungere qualcosa per vivere meglio. Ecco, questi sono tutti esempi di quest che si possono fare solo con l'appoggio degli altri, solo trovando altre persone che si uniscono non perché si annoiano, non perché cercano il piacere e non perché si sentono sole, ma si uniscono perché hanno una luce guida molto forte, un singolo obiettivo declinato in tante forme diverse da perseguire. E questo non vi stupirà, è un antidoto perfetto per la solitudine, naturalmente, ma anche per le derive della solitudine, perché non è detto che chi si sente solo, come descrivevo prima, si chiuda e si rattristi e basta. E qualcuno, purtroppo, quella forma di solitudine la trasforma, per non soccombere a essa come un meccanismo di difesa, in una forma di egoismo, in una forma di sfruttamento del prossimo, in una forma di incapacità di mettersi nei panni dell'altro. E questo chiaramente, oltre che a se stesso, che era la condizione di base, arreca danno a tutti, arreca danno a un intero tessuto sociale. E l'archetipo della quest, se non viene soppresso quando sale dall'inconscio a parte della coscienza, è una soluzione ideale per questo. Però, chiaramente, bisogna avere degli obiettivi di un certo livello e di una certa portata. Ed è esattamente di questi obiettivi e della perdita degli stessi e degli effetti che determina il non avere degli obiettivi, quando però si sente allo stesso tempo una pulsione, che vi parlerò nella prossima e più importante delle 3 sezioni. L'uomo in divisa scrutò Christoph da capo a piedi, con uno sguardo freddo, poi disse a voce alta: «Che genere di persona è lei?» «Sono un uomo», disse Christoph, e sentì che per la prima volta nella vita, per quanto potesse ricordare, stavano per venirgli le lacrime agli occhi, perché il significato straordinario della sua risposta quasi lo sopraffece, e il fatto di essere un uomo vivo, e di dover passare 2 anni in quel carcere di apocalittica precisione, gli sembrava così mostruoso che poteva soltanto piangere. Questo è un estratto da un meraviglioso romanzo di Heinrich Boll, che si chiama Croce senza amore. Io ve lo consiglio naturalmente senza alcuna riserva, tranne per il fatto che è un romanzo di una tristezza esistenziale che non è per tutti, non nel senso che bisogna essere dei geni o particolarmente colti per capirlo, ma nel senso che se uno lo legge nel momento sbagliato della sua vita non è digeribilissimo. Ad ogni modo questo personaggio,
che dovrà passare, come dice, 2 anni in questa condizione, che poi essere arruolato nell'esercito, lui non desiderava partire per la guerra, allo stesso tempo si sente un uomo per la prima volta, però sente quanto è pesante la condizione della deumanizzazione che proverà quando diventerà un meccanismo nell'ingranaggio, in questo caso un ingranaggio di morte, come la Wehrmacht. Perché ho scelto questa citazione? A parte per il fatto che è un libro che amo molto. L'ho scelta perché gli obiettivi peculiari della quest sono degli obiettivi che hanno alcune caratteristiche assolutamente specifiche, che non si devono confondere con altri obiettivi. Chiaramente, come tutto il resto di questo video, e come ho già detto una volta, e ripeto perché mi pare importante, queste sono banalizzazioni, sono riduzioni di quello che è un impulso, quindi una forza inconscia semi-indefinibile, in una forma che invece noi ci possiamo comunicare e che ci serve soprattutto per capire quando si sta attivando e per capire quali sono attivazioni, per così dire, vere e quali invece sono attivazioni di altri impulsi, o magari non di impulsi ma di calcolo, che è un'altra cosa che non è in sé brutta, non è che noi dobbiamo vivere solo di impulsi animati da pulsioni allo stesso tempo bassissime e altissime, no? È assolutamente lecito vivere di ragionamenti e di calcolo dei costi-benefici. Però se vogliamo utilizzare l'archetipo della quest quando si attiva, allora dobbiamo essere consapevoli che questi obiettivi hanno 3 caratteristiche insindacabili, che li definiscono rispetto a tutti gli altri. Il primo è che il valore di un obiettivo non si misura, come ho detto, mai dal punto di vista di quello che è materiale, estrinseco, tangibile se vogliamo. Quello che importa è che una volta ottenuto l'obiettivo ci sia un accrescimento personale, un accrescimento, se vogliamo usare un termine religioso, dell'anima, se vogliamo utilizzare un termine più psicologico, del benessere. Cercare di fare i milioni non può essere l'obiettivo di una quest. Comprarsi una barca e stare come Dan Bilzerian non può essere l'obiettivo di una quest, perché questi sono benefici materiali. Non vuol dire che non ti facciano stare bene, certo che ti fanno stare bene, se questo è il tuo modello di vita, ma forse per la verità pure se non lo è. Però il bene di cui parliamo non è un bene di accrescimento, è avere una vita più comoda, avere una vita più appagante dal punto di vista edonistico, e avere una vita più sicura, eventualmente. Ma questo non c'entra con l'archetipo della quest. L'obiettivo della quest è qualcosa che ti cambia. Se io guadagno 1 milione domani, vinco, non gioco, però vinco alla lotteria, io, non sono cambiato di una virgola. Tutti i miei desideri li posso appagare, ma sono sempre gli stessi, me ne verranno di nuovi. Invece, ottenere l'obiettivo di una quest talvolta cambia profondamente la persona, quasi la trasforma, possiamo dire. Se mi permettete una divagazione in un universo che io amo moltissimo e che veramente ha plasmato tanto il mio modo di pensare, è un po' quello che succede quando un cavaliere bretoniano nell'universo di Warhammer arriva al Graal, incontra la Dama del Lago, non è semplicemente che diventa più ricco, più forte, più importante, cambia totalmente, il suo modo di pensare è rivoluzionato. Ecco, magari non è detto che ottenere un obiettivo per forza cambi radicalmente la persona, la faccia diventare un'altra, però deve essere un obiettivo non materiale. Il secondo punto è che deve essere un obiettivo di natura personale. Questo non vuol dire che una quest non possa iniziare dalla richiesta di un'altra persona, che sia importante, che abbia un legame emotivo. Questo non vuol dire neanche che una quest non possa iniziare in una condizione di forza maggiore, per esempio una guerra o qualcosa di questo genere, ma quello che è importante è che ci sia un passaggio dalla richiesta altrui, dalla causa di forza maggiore, al sé, cioè la persona deve accogliere dentro di sé il desiderio di fare quella data cosa. Se uno è costretto a fare una cosa che non vorrebbe fare, come Christoph, che non vuole andare a invadere la Danimarca con la Wehrmacht, quella non può essere una quest, perché non è una cosa personale. Se uno è costretto da ragioni economiche, da vincoli familiari, quello che volete, e non sente la spinta a fare quella data cosa, quello può essere un obiettivo concreto, tangibile, magari anche nobile e rilevante, ma non è l'obiettivo di una quest. La quest è personale, strettamente personale, ed eventualmente, come detto nel punto precedente, si può condividere con altri. Il terzo punto è che l'obiettivo deve essere rilevante. Questo significa non che tutte le quest debbano essere fatte per andare a sistemare la fame nel mondo, interrompere tutte le guerre, spegnere tutte le ingiustizie del mondo. Non è questo il punto. Il punto è che però deve esserci un significato in quello che si fa.
un significato che va oltre noi stessi. Possiamo dire che quello che noi facciamo ci attraversa, ma non si limita a noi, e che una volta ottenuto l'obiettivo ci sia un cambiamento tangibile nello stato delle cose. Un cambiamento che, come ho detto, parte dall'individuo, ma poi si amplia molto oltre, va molto oltre all'individuo. Non fosse altro perché, a prescindere da quello che si è fatto, riuscire in qualcosa, ottenere un risultato che ha valore per sé, in realtà ha valore anche per molti altri, perché è un'ispirazione. In tantissime culture, e anche in quella occidentale fino a poco tempo fa, si raccontavano le imprese degli altri, e questo era il genere di letteratura forse più importante di tutti, non solo perché era stimolante, e naturalmente lo è, ma soprattutto perché questa può essere un'ispirazione per gli altri. A seguito di quello che abbiamo fatto noi, altri, magari più giovani, magari più inesperti, decidano anche loro di partire e fare qualcosa nel mondo. Questa è una catena positiva. Questo è quello che io intendo come obiettivo rilevante. A questo punto penso che non vi sia affatto sfuggito il fatto che quasi tutte le strutture sociali più importanti nella vita di una persona nel mondo occidentale, ma anche oltre per la verità, sembrano essere molto ostili a questo tipo di pulsioni. E infatti, in molti casi, quello che è la scuola, la famiglia, il lavoro, tutti i grandi istituti sociali che vincolano di molto il pensiero e le possibilità di agire degli individui, fanno è cercare di insegnare all'individuo a sottomettere questo impulso, questa spinta che sente, a altre priorità. Questa è una spinta che in realtà è insopprimibile, è una spinta pulsionale archetipica, come dicevo, quindi attraversa molte persone, non tutte, ma molte persone le attraversa, e non è che si può spegnere, nessuno ha questo potere per fortuna, ma si può insegnare all'individuo, e viene fatto implicitamente ed esplicitamente, a evitare di utilizzare questa pulsione per degli scopi personali. Forse l'istituzione che più di tutte nega questo principio è la scuola. Io ho parlato di scuola diverse volte da diversi punti di vista sul canale, lo faccio di nuovo. La scuola, per come è diventata, soprattutto adesso con questa scuola così burocratizzata e medicalizzata che abbiamo, che veramente a tratti sembra avere più a che fare con un'istituzione sanitaria che non con un luogo dove in teoria si dovrebbero trasmettere delle conoscenze. Funziona, o ha una parodia di funzionamento perché in realtà è gravata da una miriade di problemi, cercando di standardizzare l'individuo e cercando di standardizzare quanto più possibile la sua performance, il suo modo di vedere le cose e le sue azioni. E infatti non è un caso, ci sono tanti motivi per questo, ma io penso che questo sia uno dei tanti motivi a correre una spiegazione. Le ragazze vanno incredibilmente meglio dei maschi a scuola. Tutti i paesi occidentali le ragazze vanno molto meglio dei maschi a scuola, perché in loro la spinta individualistica, la spinta a plasmare la propria esperienza di vita, a prendere in mano la propria esperienza di vita, a ragionare per obiettivi e a ragionare per percorso risultato non materiale di accrescimento individuale dell'anima, è molto molto più debole. Non è che non ce l'hanno, ma è molto più debole, per ragioni biologiche, per ragioni culturali, per una serie enorme di ragioni. Il che non vuol dire ovviamente che siano peggiori, anzi, ma vuol dire che dal punto di vista della scuola loro sono avvantaggiatissime. E badate bene che a qualcuno potrebbe venire in mente che io quindi sto dicendo che quelli che sono più vicini al principio della quest, a questo desiderio vitalistico, sono per esempio quelli che si ribellano alla scuola, cioè quelli bulli, oppure quelli che non seguono le regole, non fanno i compiti, tirano fuori la pistola e la puntano all'insegnante. Non ci potrebbe essere niente di più distante dalla verità, nel senso che questo tipo di persone, al lavoro, a scuola, ovunque le si incontrino, non si rendono conto di essere delle vittime di quel sistema, cioè non si rendono conto che in realtà quello che stanno facendo con queste azioni è rendere il sistema più forte, perché questa non è una ribellione al sistema. Prendere di mira i più deboli, prendere di mira quelli che non si possono difendere, non è una ribellione al sistema, è semplicemente un modo, e questo ci porta al punto successivo, di sfogare certe pulsioni che avrebbero un'uscita naturale,
che è quella che ho appena descritto, e tante altre forme appaganti, positive, di scarico pulsionale, di quello che si sente, di queste energie inconsce, che però non hanno altra uscita se non questa inutile violenza, questa inutile prevaricazione, e questo sorprendente individualismo sfrenato, che poi in realtà non è vero individualismo, perché non c'è una vera scelta, non c'è un vero accrescimento dietro le azioni. Ecco, questa è una delle conseguenze della negazione di queste forze archetipiche nell'uomo, specialmente nel giovane uomo, che talvolta, unito chiaramente a un contesto culturale e a tanti altri elementi, può condurre a scarichi della pulsione veramente stupidi, veramente idioti e veramente deteriori. Quasi tutte le esperienze piacevoli che sono rimaste, questa è una condizione che continua da tanto tempo, e qui andiamo molto oltre la scuola, andiamo anche nel mondo degli adulti, sono in realtà delle esperienze che vengono scambiate per dei crediti. Il sistema del piacere, il sistema della ricompensa funziona grosso modo così. Se uno produce quello che deve produrre, è incasellato nel suo ruolo, poi avrà una certa quota, tra l'altro in grossa discesa, di piacere e di esperienze piacevoli. Quindi di fatto uno paga i propri spazi di piacere e di libertà con una forma di sottomissione. E sia chiaro, io non è che sto dicendo che noi non dovremmo lavorare, che dovremmo vivere come dei cacciatori raccoglitori. Sto dicendo però che gli spazi per l'affermazione individuale, che ci sono sempre stati nel corso della storia in tutti i livelli della società, si stanno riducendo sempre di più. E che la meccanizzazione dell'esperienza di vita, un po' per come è strutturato il lavoro, un po' perché abbiamo a disposizione così tanti mezzi di distrazione come nessuno ne ha mai avuti nella storia dell'umanità, un po' perché siamo più soli di quella solitudine che descrivevo prima, si stanno riducendo sempre di più. E l'archetipo della quest, di cui ho discusso oggi lungamente e credo con un discorso anche relativamente articolato, che qualcuno avrebbe potuto fare meglio di me, ma io ho fatto il mio meglio, è una di quelle tante cose che un tempo si davano quasi per scontate, al punto che non sarebbe stato neanche particolarmente utile questo discorso. Non avrebbe sorpreso nessuno. Qualcuno forse l'avrebbe trovato stimolante perché è sempre bello trovare le parole giuste per esprimere dei concetti che uno sente, ma veniva dato per scontato. La vita di un uomo, poco importa qual era il suo livello nella società, era scandita da una serie di questi obiettivi da raggiungere, che si accompagnavano agli obiettivi materiali e agli obiettivi tangibili. Adesso questo aspetto di aspirazione al miglioramento e all'ottenimento di qualcosa di straordinario, sia pure magari eventualmente nella sua scala ridotta, si sta perdendo sempre di più, con le conseguenze che ho descritto, e ne descrivo altre. Oltre a questi scoppi di violenza inutili, insensati, che abbiamo descritto anche nel canale tante volte, ma comunque basta che aprite un giornale, ci sono persone che, e questa è la mia specializzazione, non escono più di casa. Perché non escono più di casa? Un po' perché hanno paura del mondo fuori, ma soprattutto perché non ne vedono il motivo. E non ne vedono il motivo perché ci sono via via sempre meno grandi obiettivi da raggiungere. Non c'è più niente da raggiungere. Qualcuno guarda il mondo per com'è, guarda la sua vita per come sarebbe, cioè una progressione meccanizzata da qui a lì, e dice no, io non voglio partecipare a questo. E qualcun altro invece, anche questo lo sappiamo dalle statistiche, soprattutto per quanto concerne gli uomini, decide di ottundere la sua mente per non vedere tutto quello che abbiamo appena descritto, o vederlo senza capirlo, con sostanze, con comportamenti, con contenuti per adulti, con OnlyFans, con TikTok, con quello che è. E sia chiaro che, vista la mia posizione, non potrei neanche farlo, non ha neanche senso. Non sto dicendo che gli strumenti sono in sé cattivi, sto dicendo però che se questi strumenti diventano una soppressione delle pulsioni che poi portano l'essere umano a elevarsi, allora sì, siamo davanti a qualcosa di cattivo. O forse siamo di fronte a un'evoluzione del tutto inattesa che ci porterà a essere creature senza pulsione. Non so quale delle due è peggio. Sperando di non esservi stato molesto e che abbiate gradito anche le citazioni che ho deciso di inserire nel video, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Nel frattempo, se volete, potete rispondere al commento pinnato e raccontarmi la più significativa e la più bella delle vostre quest. Fino al nostro prossimo incontro, state in salute.